Allora, torniamo alla tecnologie rapide alternative. Avete visto la splendida esperienza di Patrizia Fretare e di Holostar e adesso vediamo appunto, abbiamo l'opportunità di farvi vedere come funziona poi questo Milliflex Rapid nella pratica. Con noi abbiamo Chiara Chiericati, che è membro del team italiano di Fils Species, nonché la nostra specialista per la microbiologia rapida sul campo, e Nicolas Devrier, che ho già introdotto, fa parte del Commercial Application Team, ci supporta in questa demo. Allora, un microfono per Chiara. Nicolas, tu hai bisogno? Ce l'ho? No, ok, perfetto. Prego, sposto il mio computer che... Bene, un buongiorno, un buonasera quasi, anche da parte mia. Vi do il benvenuto al workshop di microbiologia rapida di Merck. Verrà condotto, scusate, vorrei far andare la slide. No. Ok, così. La sessione verrà condotta da me e da Nicolas come Regional Application Manager per il test di sterilità. Che cosa andiamo a presentare oggi? Fondamentalmente presentiamo la soluzione di microbiologia rapida di Merck che si basa sulla tecnologia della bioluminescenza. Patrizia ce l'ha già descritta, applicata alla sua produzione, e questa soluzione si chiama Milliflex Rapid 2.0. Parleremo quindi della bioluminescenza, della tecnologia. Andremo poi a passare in rassegna il workflow di un test di sterilità e di un test di bioburden con Milliflex Rapid 2.0 e infine Nicolas, parte diciamo più importante di questo workshop, vi fornirà una dimostrazione completa del test di bioburden con Milliflex Rapid 2.0. Prima di iniziare a parlare di che cos'è la bioluminescenza, chiedo per alzata di mano chi utilizza già microbiologia rapida o metodi alternativi ai compendiali. Ecco, qualcuno c'è. E chi comunque, pur non utilizzando queste tecnologie, si è già approcciato o si è già interessato all'argomento? Pochi, nessuno. Allora, abbiamo detto che la soluzione di Merck di microbiologia rapida che si basa sulla bioluminescenza si chiama Rapid 2.0. Cos'è la bioluminescenza dell'ATP? È una tecnologia antica, arcaica quasi, conosciuta, dove sostanzialmente l'ATP, che è un marcatore di vitalità cellulare, quindi di viability, presente nelle cellule vive, messo a contatto con un complesso enzima substrato, luciferina luciferasi, ossigeno e alcuni cofattori, porta alla produzione di prodotti mediante una reazione, tra cui luce. Luce a una determinata lunghezza d'onda. In soluzione Rapid 2.0 questa luce viene, diciamo così, rilevata, quantificata e trasformata mediante un algoritmo in unità formanti colonia. Per questo motivo la bioluminescenza ci porta a rilevare in maniera diciamo precoce le microcolonie eventualmente presenti nel campione. La tecnologia si applica, diciamo, la soluzione Rapid 2.0 è una soluzione applicabile sia a test di bioburden che a test di sterilità, con terreni leggermente diversi e metodica leggermente diversa, ma è estremamente versatile in questo senso. Ci consente quindi di diminuire le tempistiche per avere il risultato microbiologico finale rispetto al compendiale, e rispetto ad altre tecnologie che rilevano sia cellule vive che cellule morte, l'ATP bioluminescenza permette di rilevare sostanzialmente le cellule vive, quindi è estremamente affidabile, estremamente consistente rispetto ai tassi di detection delle metodiche compendiali. Ecco, questo è diciamo in estrema sintesi la tecnologia base dell'ATP bioluminescenza.
Il Rapid 2.0 in realtà si fonda su 3 tecnologie, tutte e 3 estremamente consolidate e riconosciute. La filtrazione, prima tecnologia, l'ATP bioluminescenza, seconda tecnologia, e il rilevamento della luce mediante camere a alta performance. Quindi le 3 tecnologie di base sono fortemente supportate anche a livello normativo. La bioluminescenza in particolar modo è supportata dal capitolo 5.1.6, come ci ha detto Patrizia, dal capitolo 73 e avrà addirittura in USP un capitolo generale dedicato. Per cui le 3 tecnologie sono estremamente consolidate e robuste. Passiamo ora in rassegna il workflow, quindi il flusso di lavoro in un test di bioburden o di sterilità mediante soluzione Rapid 2.0. Questi sono i 4 step e sono sempre questi, sia che parliamo di bioburden, sia che parliamo di test di sterilità. Quindi la filtrazione che viene fatta su piattaforma Milliflex, Oasis, la crescita su un determinato terreno, il processamento della membrana con dispensazione automatica dei reagenti e quindi completamente indipendente dall'operatore, e infine una conta automatica, un'acquisizione dei dati e un risultato in unità formanti colonia. Bene, direi che adesso possiamo vedere live quello che vi ho descritto brevemente in questa breve introduzione. Okay, so let's start with the workflow. As you have seen, the workflow will happen in several places. I first will do that in the laminar flow hood, okay, or in the isolator. This pump is the one that is compatible with VHP, meaning compatible with the environment in the isolator, with the decontamination cycle. So it's the same pump that you will use for rapid sterility. Okay? I will show you the workflow for bioburden. For sterility is really similar. You just have to do a little more filtration on the different media, blood agar, to make sure that you will have the 3 different incubation conditions required by the pharmacopoeia. Okay? Let's start with the filtration. So you may probably know Oasis already. So I will pour my sample into the funnel and start the filtration. Non bevete quest'acqua alla fine, mi raccomando, non ci sbagliamo. Okay, so when it's done, I will close fully the funnel, lift it. I can check the convex shape of my membrane and apply it on the agar media. Okay. So that's the first step, and the plate will go into the incubator for the validating incubation period. Once it's done, I will take out this plate earlier than the regular incubation time. So according to the incubation time that has been validated, you have seen from the presentation from Patricia that it may vary from one application to the other. You need to validate that to avoid over incubation. So once it's done, I will do something never seen before. I will do something that you should not do at your lab. Okay? Not with the camera. No. So it's done by a professional. Don't do that in your lab. Okay. So what I need to do now is that I need to remove the membrane from the plate.
and I will stain it with the reagent. So I need to install the reagents. And I will start the spraying function, which is automatic. It will first deliver a reagent on the right that will reveal the ATP content of the colonies, expose them to the fluorescent reagent. Now there is a phase of dry out to dry the surface of the membrane before applying the second reagent, which is the enzyme that will emit the fluorescence once in the tower detection. So let's pretend it is finished. And then I will move again to where my tower detection is. I take my membrane. I will use the software to add a new sample. I need to enter my password. I hope it's the right one. And then I insert the membrane, close the lid, and the acquisition is in progress. So here, of course, I was doing that aseptically, so I expect 0. So it takes some time. But we have prepared some example of results. So if we come back to the presentation, that's a typical result from a bioburden on a sample. So we see directly the count done by the software, 47. You can see the spots. That's a regular result, I would say. So not for sterility testing. I would not expect that much for sterility testing. But for bioburden, it can happen. And on the next slide, Chiara, please, can you put the next slide? So that one is a sample that has been over-incubated. So that's why it's really important to target the right window of incubation time, because otherwise the ATP content will be too high, the colony has grown too much. Sometimes it's even visible at the naked eye. In that case, it's not worth it to spray. You can count, it's not sterile. No need to use the detection tower, but if it's over-incubated, you will get that kind of results with high peaks and difficult to count the colonies in this situation. Yeah, that was it.